Raffi and Riverside è un action platform che fin da subito ha attirato la mia attenzione perché sembra essere tanto divertente quanto strano. Ci sono personaggi 2D, tra l'altro carinissimi, che si muovono in un ambiente 3D ipercolorato. Noi impressioniamo questo essere che ha il potere di copiare e incollare le texture del mondo di gioco. Possiamo ad esempio trasformare il ghiaccio in lava o le cascate in erba, e il tutto ha un impatto significativo sul gameplay. Molte delle altre meccaniche sono tuttavia ispirate, per così dire, ad altri videogiochi ben noti. Il risultato complessivo vi stupirà. E quindi, amici e amiche di Play with Prince, andiamo a scoprirlo insieme in questa demo. La demo inizia così, ragazzi, con questo dialogo. Vi premetto che la lingua italiana, come al solito, non c'è, ma ci sono io, quindi non abbiate paura. Ci dice un certo Seredler: oh, la situazione non mi sembra affatto buona, tenetevi forte ragazzi, sta andando di sotto. Seredler è questo talpone che sta scuotendo la testa, impaurito evidentemente. Perché? Perché ci troviamo su una piattaforma che sta cascando di sotto, al di sotto di una cascata. Come vedete lo stile grafico è molto cartunesco, a me piace tanto, ipercolorato, molto fiabesco. E noi siamo questo essere che vedete qui a destra, che non si capisce che razza è, sembra una specie di orso con un cappuccio strano, con la faccia di un, di un emote, non lo so. Però ragazzi il gioco è molto divertente. Noi andiamo un po' avanti con i dialoghi, il topone qui ci dice che lui sta cercando delle gemme, va bene. Noi dobbiamo salvarci le chiappette andando ad evitare di precipitare di sotto, che è quello che stiamo facendo. Quindi possiamo fin da subito vedere le nostre abilità. Per esempio possiamo catturare la texture di queste foglie in questo modo e andiamo a posizionarla per esempio sulla cascata, così. Quindi abbiamo trasformato la cascata in foglie. Vedete? Il talpone tutto contento, ci dice ben fatto. Ma tu veramente stai scavando ancora? Ci dice questa pina ci accompagnerà per tutta l'avventura e farà anche parte del gameplay. Ci potremo praticamente aggrappare a lei per planare, e questa cosa ragazzi mi ha ricordato tanto un titolo del Nintendo 64 che è Banjo-Kazooie, perché anche in quel caso lì eravamo una specie di orso, come lo siamo anche adesso, e per planare, se vi ricordate, ci aggrappavamo a questo volatile, ok? A questo pappagallo, una cosa del genere. Raffi and Riverside, noi ci aggrappiamo a questa diciamo così, queste foglie che abbiamo creato al posto della cascata e siamo riusciti a salvarci le chiappette, mentre invece il topone è andato di sotto. Io devo dire che sono molto entusiasta di questo gioco, di questi giochi sviluppati oggigiorno, perché rappresentano veramente un tuffo nel passato per i più nostalgici un po' come me, ma che non vogliono semplicemente diciamo così copiare, anche se un po' questo lo fa ragazzi, lo vedremo. Vedete queste stelle sulle porticine e diciamo le stelle col numeretto all'interno proprio davanti alla porta che vedete dietro questo topone? Non vi ricorda qualcosa? E non solo ve lo ricorderà ragazzi, è proprio quello. Quindi il gioco si ispira, tra virgolette, molto fortemente a giochi ben noti, sia del passato che magari un po' più moderni, lo vedremo a breve, però devo dire che lo fa abbastanza bene, cioè nel senso fa sue certe meccaniche. Tra l'altro ragazzi ci sono le stelle, ci sta dicendo il topone che dobbiamo raccogliere queste stelle per sbloccare i vari portali, le varie porte. Vedete, in questo caso abbiamo raccolto una stella e quindi abbiamo sbloccato il primo mondo, ok? Vi ricorda qualcosa questa cosa qui? Mamma mia, non lo so se vi ricorda qualcosa. Comunque, diciamo così, ispirazioni a parte, il gioco è molto divertente, lo stile grafico mi piace tanto. E noi ragazzi siamo di nuovo pad alla mano, vedete? E abbiamo le nostre missioni, che in questo caso è quella principale di collezionare 4 stelle per sbloccare la seconda porta. Abbiamo sbloccato già il primo mondo, però volendo possiamo anche andare ad esplorare il lab principale. Come vedete tutti i personaggi del mondo di gioco sono questi cartonati animati in 2D che si muovono però in un ambiente tridimensionale. A me questa cosa piace tanto. Qui c'è addirittura un mostro di Loch Ness in questo gonfiabile qui. Ehi Raffi, hai visto la stella sul muro magico laggiù? E sfortunatamente la stella è sorvegliata da Grimmitry, l'albero Grimmy. Però se combini il potere dell'acqua con la furia della lava, puoi praticamente superarlo, puoi farcela, puoi sconfiggerlo. Non ti preoccupare, starò qui per un po'. Comunque ragazzi, non so se avete notato,
ma già questa cosa che ci ha fatto vedere. Allora, questa cosa è un'altra forte ispirazione, ragazzi, si dice ispirazione, non si dice plagio, si dice ispirazione a un altro gioco che tra l'altro vi ho portato sul canale alcuni mesi fa, del 2024, gioco molto molto carino di Devolver Digital. Perché? Perché questa stella, che è una delle stelle che dobbiamo raccogliere, si trova all'interno di questa parete. Quindi dobbiamo passare da un mondo 3D a un mondo 2D, andando a variare anche il gameplay. Quando un gioco si ispira e fa sue certe meccaniche e le ingloba bene in quello che è il gioco nel suo complesso, diciamo che possiamo chiudere un occhio. Però, se stiamo parlando di ispirazioni molto forti a titoli di un certo brand che inizia con Nin e finisce con Tendo, tutti noi sappiamo che con quella famosa casa produttrice non si fotte, lo sappiamo bene. Speriamo che a questi sviluppatori, ragazzi, vada un po' meglio rispetto a quello che è capitato in altre circostanze con altre case di sviluppo. Intanto questo uccellaccio ci dice: ammettilo, vuoi risolvere l'enigma dei tasselli, non è vero? Beh, presta attenzione. 8 stranieri volevano essere fratelli e si assomigliavano tutti, ma uno di loro ha rifiutato di cambiare il proprio aspetto. Abbastanza intrigante, però puoi fare una prova. Se fai un errore, resetterò le caselle per te. Quindi, ragazzi, non possiamo solamente cambiare la texture del mondo del gioco, che in realtà possiamo fare un po' dappertutto. Vedete, per esempio, questa texture qui, questa parete è di pietra, però noi possiamo per esempio prendere il legno della scala e andare a metterlo qui e trasformiamo questa parete in legno. E lo possiamo usare, il nostro potere, anche per andare a, per esempio, copiare questa casella e andare a metterlo, per esempio, qui, vedete? E se vogliamo fare una cosa più veloce, possiamo andare a premere tutti e due i grilletti per andare a selezionare più caselle, vedete? E andiamo a copiare la casella, o comunque il tassello in questo caso, in tutti i blocchi. Io non so come ho fatto a risolvere l'enigma, cioè nel senso sono andato un po' a culo. Il portale è aperto e quindi, ragazzi, tramite questo simbolo noi possiamo entrare qua dentro nel mondo 2D. Però rimane pur sempre quest'albero che non ci fa passare. Noi possiamo andare nell'acqua, però lui ci sbatte fuori a pugni e non ci fa andare a prendere questa stella. Per superare questa parte dovremo probabilmente seguire il consiglio di questo mostriciattolo che ci ha detto che dobbiamo combinare il potere della lava con quello dell'acqua. Come farlo? Boh, qui ce n'è un altro che è tutto scazzato perché qualcuno ha dipinto questo simbolo qui sulla parete del suo castello. Qui c'è un nemico, ragazzi, e guardate l'attacco base del nostro personaggio che è abbastanza, diciamo così, sono dei pugni, va bene? Però se lo teniamo premuto l'attacco, guardate qua, fa una specie di vortice. Vi ricorda qualche altro gioco? Ditemelo, scrivetemelo qui sotto nei commenti se l'avete riconosciuto, questo attacco di un altro action platform molto famoso. Quindi, ragazzi, è un gioco che veramente io non so cosa dire, perché a me questo gioco piace molto, mi riporta veramente un po' ai giochi della mia infanzia, però il fatto di essersi ispirato così fortemente a dei giochi così famosi, beh. Tanto vedete, per esempio, possiamo anche copiare non solo la texture, ma anche il colore di certi elementi. Per esempio abbiamo copiato il rosso della mela e possiamo andarlo a mettere nelle foglie, e quindi abbiamo dipinto l'albero di rosso, oppure anche possiamo dipingere le altre mele. Questa cosa in questa circostanza ci serve a poco, anche se vedete ci lascia comunque dei gettoni, però in altre circostanze ci serve per risolvere i vari enigmi. Qui abbiamo un altro puzzle, vedete che c'è questa specie di tempio, esatto, che dobbiamo andare a rimodellare per creare il simbolo adatto. E non vi ricorda per caso, com'è che si correva intanto, ragazzi? C'era un tasto per correre, ma non me lo ricordo. Non vi ricordo questo simbolo qui? Quindi proviamo ad andare a ricrearlo con i nostri poteri. Com'è che si correva? Ah, ok, con il dorsale sinistro. Quindi noi possiamo andare a copiare, per esempio, questo simbolo qua e andiamo a metterlo qui, qui e qui. E così abbiamo ricreato il simbolo della parete di poco fa. Abbiamo risolto questo enigma e abbiamo accesso alla nostra prima stella. Let's go!
Ottimo. Di qua, ok, abbiamo dei cartelli, ci dice che possiamo andare di qua o di qua. Io andrei da questa parte. Ok, allora vedete, in realtà qui c'è una parete che normalmente non potremmo oltrepassare, anche se ci potremmo intrufolare qui dentro. Però vi faccio vedere una cosa sfiziosa. Se noi copiamo per esempio, mi pare il legno, ma non ne sono sicuro. Sì, il legno. Vedete che possiamo trasformare questi tasselli in legno e romperli del tutto. Quindi, ok, ricopiamo il legno e poi andiamo a trasformare tutto in legno in questo modo qua. E magari carichiamo il nostro attacco a trottola e spacchiamo un po' tutto, vedete? È una gran bella figata, devo dire. E ragazzi, qui possiamo andare a prendere per esempio la lava. Qui c'è un altro, intanto c'è un'altra farfallina. La lava, abbiamo copiato la texture della lava e la andiamo a mettere nell'acqua, così trasformiamo l'acqua in lava e abbiamo creato un fiume di lava. E ragazzi, creando un fiume di lava, vedete che il fiume si è, diciamo così, propagato fino a questa parte della mappa. E vi ricordate che a noi serviva effettivamente il potere della lava per sconfiggere questo albero che sta qui dentro nella sua acqua? Andiamo a fare così, vedete? Andiamo a copiare la texture della lava un'altra volta perché il potere è comunque a tempo e andiamo a metterlo qui nell'acqua dove sta l'albero. Quindi quest'acqua si trasforma in lava, brucia l'albero, ok? E ovviamente adesso noi potremmo entrare, ma non potremmo attraversare il fiume di lava. Quindi che facciamo? Andiamo a ricopiare magari l'acqua che sta qui, in questo modo. Andiamo a rimettere l'acqua al posto della lava. Entriamo tramite questo portale qua e trallallero, trallallà, andiamo a cuccarci la prossima stella. Che in realtà l'ha messa fuori, quindi andiamo fuori e eccoci qua. Seconda stella ottenuta. Quindi ragazzi, il gioco è molto bellino, molto bellino, spensierato, divertente, ve lo posso garantire. Io ho provato tutta la demo, non so se ce la giocheremo tutta perché non voglio fare un video che duri troppo, però ragazzi il gioco è molto sfizioso. Andiamo a vedere magari uno dei mondi, il primo mondo che ci ha aperto, e all'interno di un mondo ci sono delle stelle che possiamo andare a recuperare. E questo livello pure prende ispirazione da giochi che vi ho nominato prima, per esempio questo masso che cade così all'improvviso su se stesso potrebbe ricordarvi effettivamente quel gioco lì. Let's go! Non perdiamo tempo in supposizioni. Ok, qui c'è la cascata e c'è una stella sulla cascata. Ottimo, va bene. E allora come facciamo ad arrivarci? Ma semplicemente andando a copiare la stessa strategia che abbiamo visto all'inizio. Quindi ricopiamo l'erba qui, andiamo a metterla sulla cascata, si trasforma in erba e noi ci possiamo arrampicare, vedete? E andiamo a prendere la stella. Molto facile. E abbiamo la nostra prima stella di questo mondo. Potremmo anche tornare indietro oppure potremmo proseguire per andare a cercarne un'altra. Lì c'è intanto ancora, qui c'è il nemico, lo massacriamo un attimino. Andiamo a copiare il legno qui, andiamo a riprenderci anche questo forziere con lo stesso metodo di prima, quindi lui salta fuori dall'acqua e ci dà un'altra super moneta. Le monete ragazzi serviranno poi a comprare delle cose un po' più avanti. Qui è molto semplice, andiamo a copiare la texture qua in questo modo qui e noi possiamo andare a creare una scaletta in questo modo, vedete? Rompendo i cartoni e andare a prendere l'altra stella. Molto semplice, molto easy. Perfetto, andiamo all'uscita perché tanto credo che questo mondo l'abbiamo già spolpato a dovere. E abbiamo abbastanza stelle, vedete, ne abbiamo 5 in totale, quindi ci hanno liberato l'accesso al mondo con 4 stelle. E vedete che su ogni porta è indicato il numero di stelle che quel mondo contiene. Quindi questo primo mondo aveva 2 stelle e le abbiamo prese entrambe. Quest'altro ne ha 3
quest'altro ne ha 2, però abbiamo bisogno di 7 stelle per entrare, e poi da qualche parte abbiamo la porta che credo sia questa, esatto, con 10 stelle. E qui ragazzi è dove dobbiamo arrivare per finire la nostra demo. Quindi ragazzi il gioco è questo, però le meccaniche non finiscono qui. Nel gioco completo ci saranno molti più elementi di gameplay, molte più variazioni del gameplay e tante missioni da esplorare con personaggi, meccaniche diverse e tanto altro. Io credo che è un gioco che, al netto di tutte le fortissime ispirazioni piuttosto evidenti, può regalare moltissime soddisfazioni agli amanti degli action platform, agli amanti dei giochi di una volta, e sia grandi che piccini, perché ragazzi io ho l'età che ho, però comunque questo è un gioco che appunto mi riporta a quei grandi classici del passato, e non solo. Però devo dire che al netto di tutto mi diverte tanto e non vedo l'ora di giocare il gioco completo che dovrebbe uscire tra un pochino. Tra l'altro, se volete vedere magari la mia run in live sulla piattaforma Viola, trovate il link in descrizione se volete andare a seguirmi anche lì. E questo è quanto ragazzi, io non vi farò vedere tutte le stelle che possiamo raccogliere in questa demo. Se volete la demo la trovate giocabile su Steam, magari vi metto il link in descrizione. E questo è quanto ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo fosse il caso lasciate un mi piace, se non siete ancora iscritti al canale fatelo, così mi supportate. Seguitemi se vi va su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram e su quello di Videogiochi News, che saprà come sempre consigliarvi tutte le migliori offerte a tema gaming. E anche per oggi è tutto dal vostro The Prince, io vi mando come sempre un fortissimo abbraccio e ricordate, giocate ma non copiate con passione. Alla prossima, ciao a tutti!